E ci siamo, facciamo finta che quest'oggi nuovamente insieme proseguiamo un filone che è quello che abbiamo un po' intrapreso, di andare a vedere la storia vicina e contemporanea per capire anche qualcosa sull'attualità. Un graditissimo ritorno, moltissimi di voi ce lo hanno richiesto, quindi un abbraccio grande, un super grazie per essere ritornato. Massimo Mazzucco insieme a noi, come stai? Ciao a tutti, bene, grazie mille. Io ti ringraziamento è anche doppio in questi giorni perché so che sei anche tu super incasinato e riesci a trovare il tempo anche per noi, quindi grazie veramente. E da oggi un po' il tema che ci è venuto in mente, grazie anche ai tuoi studi, ai tuoi documentari, ai tuoi interventi negli ultimi anni, è quello di andare a vedere una figura un po' controversa, nel senso che è ormai palese quello che sia accaduto a John Fitzgerald Kennedy, quindi JFK, ma non si sa bene e soprattutto non tutti sanno il perché, quindi analizziamo un pochettino questa figura, quello che ha fatto, quello che può aver irritato una o più parti, che poi hanno deciso di fare quello che magari accenniamo senza soffermarci troppo su quello che è l'omicidio Kennedy. Ma prima di tutto andiamo a vedere chi era lui, ma soprattutto chi sono i Kennedy, che origini hanno, perché è una famiglia molto particolare. I Kennedy sono certo una famiglia molto particolare, una delle più, forse, sicuramente una delle più importanti in America, insieme a quella di Bush ed alcune altre dinastie. E la storia dei Kennedy è lunghissima, non la possiamo raccogliere in 2 minuti. Diciamo solo una cosa, che i tre fratelli famosi, cioè prima John, poi Robert e poi Ted, che tutti hanno fatto politica, uno è diventato presidente, uno era senatore, sta per diventare presidente, l'altro era senatore ed è rimasto lì, non sarebbero diventati niente senza il contributo del padre, cioè il vero patriarca, proprio nel senso classico della parola, era Patrick Joe Kennedy, il padre, il quale ha delle origini, rispetto alla sua ricchezza, delle origini abbastanza dubbie. Cioè ormai si può anche dire perché ci sono delle prove storiche molto, molto, molto chiare, mentre in America negli anni 20 veniva lanciato il proibizionismo, si è scoperto che il proibizionismo è stato promosso da personaggi stessi come Kennedy, i quali da una parte lanciavano le crociate contro l'alcol, dall'altra importavano dall'Italia i picciotti che andavano a rinforzare le file della mafia italiana e irlandese, quindi in questo caso mafie irlandesi e italiane, per fare il contrabbando e guadagnare un sacco di soldi. Cioè il proibizionismo è stata un'operazione meravigliosa per permettere a certi gruppi di nascosto di guadagnare un sacco di soldi. Col prezzo dell'alcol che è andato alle stelle perché era proibito, ovviamente, hanno guadagnato un sacco di soldi. Così ha fatto la sua fortuna. La sua fortuna però è stata anche l'origine di un collegamento con il mondo della mafia che non è mai venuto a finire. E quindi se poi adesso analizziamo più nel dettaglio il percorso storico dei due fratelli, John e Robert, nel momento di come John è arrivato alla presidenza e di come poi Robert sia diventato ministro di giustizia, allora lì iniziano le complicazioni. Però diciamo la premessa è che abbiamo una ricchezza sì di famiglia, ma implementata fortemente dai forti legami con la mafia del padre Joe Patrick. Anche perché si parla molto di maledizione della famiglia Kennedy, ma quando le morti sono veramente tanti e tutte premature, tutte accidentali, un dubbio magari viene fuori su chi possano essere, che cosa possa essere realmente successo. Beh, il dubbio ce l'hai sui casi minori, sul caso di di John, il figlio di John Kennedy, lì si possono avere dei dubbi, lì può entrare in gioco la maledizione. Nei casi maggiori dei due fratelli non c'è nessuna maledizione, ce lo sappiamo benissimo che li hanno ammazzati perché si mettevano di traverso rispetto a certi poteri che non li volevano di mezzo. Quindi si è cominciato a parlare di maledizione quando anche diciamo, gli elementi minori della famiglia hanno avuto, non so, mi sembra che un figlio di Ted abbia avuto un tumore, aveva perso una gamba, poi appunto c'è stato la morte, scusate, di John, che è una morte sospetta, fra l'altro, eccetera, eccetera. Però rispetto ai due principali, non dico che se la sono cercata, ma se l'aspettavano sicuramente, ecco, non è stata una sorpresa per nessuno dei due. Tant'è vero che, scusa, ti racconto un aneddoto così saltiamo avanti, ma restiamo nel tema della maledizione. Nel giorno in cui John Kennedy fu ucciso a Dallas, era un venerdì, e il fratello Robert era in ufficio a Washington al Ministero di Giustizia, lui era ministro di Giustizia. In quel momento c'era con lui un testimone, cioè c'era con lui una persona che poi ha testimoniato e ha raccontato quello che è successo. Dice il testimone,
Squillò il telefono, vidi Robert, che il ministro di giustizia che non sapeva niente, era appena successo l'omicidio a Dallas, che alzò il telefono, fece così con la testa e disse grazie. Poi mise giù il telefono, racconta il testimone, andò alla finestra, guardò fuori, a Washington nevicava, e disse: hanno ucciso mio fratello. Ho sempre pensato che avrebbero colpito me, invece sono andati direttamente da lui. Questa è la frase. Quindi ti spiega appunto come, non dico che se l'aspettavano sicuramente, addirittura lui pensava di essere lui, in quanto ministro di giustizia, la prima vittima designata, perché come ministro di giustizia lui stava perseguitando la stessa mafia che aveva aiutato John Kennedy a vincere le elezioni nel 1960. È una storia molto complessa e anche bella dal punto di vista, come dire, giallistico, no? È una storia molto complessa. Se vuoi ti racconto brevemente come John vinse le elezioni e come nacque lì il problema del legame che poi dopo l'ha portato alla morte prima dell'uno e poi dell'altro. Dimmi tu, non so come vuoi condurre la Sì, cosa. sì, allora intanto faccio anche io un appunto, nel senso che Robert stesso, quando poi vinse lo Stato della California, quindi proiettato verso la presidenza, disse ai suoi non festeggiamo troppo perché fra me e la presidenza c'è qualche proiettile, insomma, quindi sapeva Esatto. bene anche il suo destino. Però sì, sì, mi interessa un sacco, quindi ripartiamo da come ha vinto Questo le elezioni. è avvenuto 5 anni dopo, nel 68, ed è la fine di questo arco temporale. Questo arco storico, diciamo, va dal 1960 al 68. Nel 60 viene eletto John Kennedy presidente, nel 63 viene ucciso John Kennedy come presidente, nel 67 inizia lancio la candidatura alla presidenza di Robert, nel 68 a giugno viene ucciso Robert prima di diventare presidente degli Stati Uniti. Allora, cosa succede? John Kennedy era il giovane senatore democratico che andava contro un vincitore certo nelle elezioni del 59, Richard Nixon, che era il vicepresidente di Eisenhower, era praticamente destinato a vincere lui la presidenza, perché Eisenhower aveva fatto 8 anni, dal 52 al 60, quindi aveva finito i suoi 2 cicli. La presidenza di Eisenhower era stata estremamente di successo e quindi Nixon avrebbe con grande facilità vinto, lui come vicepresidente di una presidenza di successo avrebbe vinto con grande facilità la Casa Bianca. Si trovano di mezzo questo giovane rampante, rampollo di famiglia per bene, John Kennedy, che gli rompe le scatole. E fanno una guerra testa a testa in tutti gli stati. Adesso con Trump abbiamo visto come funzionano le elezioni americane, che devi vincere stato per stato, e rimaneva un solo stato in bilico che avrebbe dato la vittoria all'una piuttosto che all'altro. Oggi, al giorno d'oggi, gli stati importanti per dare la vittoria sono l'Ohio e la Florida, sono i due più importanti che di solito fanno pendere la bilancia. Negli anni 60 lo stato in bilico, diciamo, fra i due era l'Illinois, e l'Illinois curiosamente è lo stato di Chicago, dove c'è la capitale della mafia. Allora pare, anzi senza pare, ormai è accertato, è stato raccontato da decine di testimoni, che Joe Patrick, il padre del candidato presidente, fece una telefonatina agli uomini di Sam Giancana, gli uomini di Chicago, e gli disse: il mio ragazzo ha bisogno di vincere l'Illinois, perché ha bisogno. Gli uomini di Giancana si misero in moto e, come sappiamo, quando si mettono in moto loro le cose funzionano sempre, e John Kennedy vinse l'Illinois per 100.000 voti soltanto. Quindi per quei 100.000 voti del solo stato dell'Illinois, Kennedy vinse la presidenza e Nixon fu sconfitto. Infatti Nixon sarebbe ritornato 8 anni dopo. A quel punto cosa succede? Che non è chiaro se i due Kennedy, i fratelli Robertson, sapessero che il padre aveva fatto questa telefonata magica. Però succede che John, eletto presidente, mette a ministro di giustizia Robert, suo fratello. Il ministro di giustizia è il capo dell'FBI, ovviamente, anche fra le altre cose. Ma c'era un problemino. L'FBI, che era guidata da Edgar J. Hoover, quello famoso con la faccia da mastino, veniva chiamato Bulldog, che era capo dell'FBI ormai da 30-35 anni, era in combutta con la mafia, cioè c'era un patto segreto fra la mafia e Edgar Hoover di non disturbarsi a vicenda. Perché? Perché la mafia, dunque Edgar Hoover era omosessuale, allora non si poteva ammettere di essere omosessuali. La mafia aveva delle foto di Edgar Hoover a letto con i ragazzini, quindi la mafia ricattava, teneva in pugno Edgar Hoover. Hoover, pur di rimanere al capo dell'FBI,
si era messo d'accordo di non attaccarli troppo, non dargli fastidio alla mafia, e loro in cambio lo avrebbero lasciato vivere, tenendo in mano queste foto con le quali potevano ricattarlo in qualunque momento. Arriva Robert, che viene messo sopra Hoover come ministro di giustizia, e dice, chiama il capo dell'FBI e dice: voglio fare fuori la mafia, sta mafia qui stanno facendo, hanno troppo potere, voglio distruggerli. Quindi Hoover si è trovato fra l'incudine e il martello, nel senso che da sopra riceveva ordini per attaccare la mafia, da sotto non poteva farlo troppo, se no tiravano fuori le sue foto e gli rovinavano la carriera. Vanno avanti, adesso te la faccio breve, è molto più complicata di così. Si arriva a un certo punto che Robert era talmente insistente e ha cominciato a far arrestare dei mafiosi, il famoso caso di, non mi viene in mente il nome, quello che è scomparso, Jimmy Hoffa per esempio, il famoso caso di Jimmy Hoffa che è passato alla storia con il famoso duello fra Robert Kennedy e Jimmy Hoffa in tribunale, era proprio un caso esemplare di questi. A un certo punto si era creata una situazione per cui la mafia diceva: ma scusate, noi abbiamo fatto vincere Ofratet, il fratello, e adesso questo qui ci mette il fratellino che ci viene a scocciare, che ci vuole arrestare tutti, non va bene così. Allora, saltiamo al 63, vi sto dando, ripeto, delle grandi linee, poi dopo è chiaro che la storia è molto più complicata. E praticamente, siccome nel frattempo erano sorti anche molti altri problemi con la presidenza di John, per esempio non aveva dato l'autorizzazione ad invadere Cuba nel 61 con il famoso caso della Baia dei Porci. Allora John, siccome l'operazione Baia dei Porci è stata organizzata in segreto dal capo della CIA, Allen Dulles, John cosa fa? Una cosa che non si può fare in America, licenzia, cioè il presidente licenzia il capo della CIA, Allen Dulles, che era il vero capo dell'America, perché in quel momento era la CIA, erano CIA e FBI che controllavano il vero potere, ma ufficialmente lo licenziò. Allen Dulles, il famoso uomo con la pipa, se ne andò tranquillamente e disse: non c'è problema. Quindi arriviamo al 63 che Kennedy padre Kennedy John, il presidente e il fratello hanno due nemici fondamentali: la CIA per colpa di del licenziamento di Dulles da parte di John Kennedy, e la mafia perché Robert continuava a perseguitarli. Nasce questa alleanza strana, curiosa, almeno curiosa per chi non se ne intende, perché uno pensa che la mafia è il male, la CIA è il bene, come fanno ad allearsi il bene con il male? Invece non è proprio affatto così. Il bene e il male, c'è una zona grigia molto, molto pesante nella quale coincidono tutti e due. La mafia e la CIA si alleano per far fuori John. Pare che ci sia stato, raccontato da un avvocato dei mafiosi di allora, ci sia stata una riunione della cupola nella quale volevano decidere cosa fare. C'era chi suggeriva nel 63 di fare fuori Robert, appunto il ministro di giustizia, e pare che lo stesso Sam Giancana abbia detto a un certo punto: no, perché se tagli la coda al serpente, dopo la testa ti morde, tagliamo direttamente la testa. E fecero così, decisero che a Dallas, che in autunno da qualche parte fra Miami, Dallas e altri luoghi e New Orleans Kennedy andasse ucciso, e così fu fatto. La strategia organizzativa fu della CIA, che gestiva anche gli uomini della mafia, che furono gli esecutori materiali dell'attentato a Dealey Plaza. Questa non è la ricostruzione di Mazzucco impazzito di notte, è una versione della storia molto 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 credibile, che ad oggi sta prendendo il sopravvento rispetto alla versione ufficiale addirittura. E fra l'altro JFK fece anche un sacco di discorsi in cui molti pensano e additano come anche cause concatenanti della sua morte, dove lui ce l'aveva sostanzialmente contro la segretezza, contro le società segrete, contro i patti segreti, voleva rivelare tutto su più fronti, parlava di cosiddetti poteri forti, di chi c'è dietro al trono, e anche questo sicuramente può aver contribuito, insomma, erano in molti a puntarci su questa decisione. Assolutamente, aveva contro praticamente tutti. Aveva contro la CIA e la mafia principalmente, come abbiamo già detto. Poi aveva contro l'FBI stessa, perché Kennedy mal tollerava Hoover, capo dell'FBI, ma a sua volta Kennedy era ricattato da Hoover, perché quando Kennedy era senatore, Hoover come capo dell'FBI lo aveva fatto spiare, come faceva spiare tutti, aveva delle foto di Kennedy che usciva di soppiatto di mattino dalla casa di una sua amante quando già era sposato.
Quindi avevamo la mafia che ricattava Hoover, il capo dell'FBI, e Hoover che ricattava Kennedy John, perché ognuno con le foto dell'altro che avevano in mano, no? Quindi arrivati al 63 aveva contro praticamente tutti, aveva contro gli industriali, perché lui aveva fatto delle nuove regole per il prezzo dell'acciaio e tutti gli industriali dell'acciaio si erano ribellati, perché nel mondo del mercato libero arriva uno che mi impone dei prezzi dell'acciaio, gli dava molto fastidio sta cosa. Aveva contro la mafia, aveva contro la Chiesa. Perché? Perché la Chiesa in Vietnam avrebbe voluto, c'era in corso l'escalation in Vietnam, no? La Chiesa avrebbe voluto una escalation in Vietnam della guerra per difendere il Sud cattolico dal Nord comunista, ma Kennedy esitava e non dichiarava guerra al Vietnam. Tant'è vero che dovettero creare un falso incidente poi con Johnson per andare in Vietnam a fare la guerra. Quindi avevamo anche tutta l'industria dell'armamento che voleva fare la guerra in Vietnam, che era piena di cannoni e di bombe da scaricare, ma aveva un presidente che non si decideva a fare la guerra. Poi pare che Kennedy volesse rivelare certe verità che lui aveva saputo sugli alieni, sugli UFO, e molti invece del Pentagono non volevano che lui rivelasse queste verità, volevano che restassero ancora segrete come lo sono ancora oggi, in effetti, sono rimaste ancora fino ad oggi, forse perché hanno dato una lezione insegnando a Kennedy, facendo vedere che quello che succede se tu vuoi rivelarle, e soprattutto un altro grandissimo problema, Kennedy voleva rimettersi a stampare denaro di Stato, che è forse il più grosso di tutti i problemi. Il denaro veniva già stampato dalla Federal Reserve, ovviamente, che è privata. Lui aveva capito che chi aveva veramente il potere era chi stampava i soldi e aveva detto: ma scusate, deve essere il governo a stampare i soldi. E è entrato nell'eterna questione di chi stampa i soldi. Aveva cominciato già a stampare il dollaro d'argento. Il primo dollaro d'argento che è stampato è moneta di Stato, non era stampato dalla Federal Reserve. Aveva iniziato col dollaro, hanno capito che se lo lasciavano fare sarebbe arrivato molto presto a stampare anche dollari di carta, i grossi tagli. E quindi c'è un altro motivo per farlo fuori. Diciamola breve, arrivato al 63, i Kennedy avevano tutti, forse meno l'associazione dei bidelli dell'Oklahoma, tutti gli altri ce li avevano contro. Quindi dovunque ti girassi avevano dei nemici. Quindi è stata una alleanza di forze esterne che si sono coagulate, delle quali la mafia e la CIA sono stati i principali azionisti. Fra l'altro un po' il discorso economico, quindi andare a toccare la Federal Reserve, è anche stato motivo di altre uccisioni di presidenti, ma Lincoln, Kennedy, infatti Kennedy però è quello più spettacolare proprio per il filmato che poi successivamente è arrivato fino a noi. Ma a me una figura che incuriosisce un sacco è Marilyn Monroe, che è stata amante di entrambi i fratelli, quindi è una sì. figura veramente controversa come la sua morte. Guarda, in realtà se li guardi, se li studi un attimo, anche lì c'è poco di controverso. L'hanno fatta fuori perché dava fuori di matto. Lei è stata prima con John, anche questi sono fatti ormai accertati, quindi non sono più, come dire, teorie complottiste. Se uno studia un attimo gli elementi disponibili, le testimonianze, ricostruisci in un attimo cosa è successo. Lei è stata prima con John, poi lei diventava imbarazzante perché si faceva vedere dappertutto. Fece quel famoso concerto al Madison Square Garden, nella quale andò a cantare Happy Happy Birthday President davanti a tutta la nazione, che praticamente mancava ancora che si spogliasse nuda davanti a lui, cioè era una roba veramente vergognosa e imbarazzante. A quel punto John Kennedy decise anzi dissero a John Kennedy i servizi segreti che basta, che non poteva più continuare a frequentarla, e le tagliarono completamente tutti i contatti con la Casa Bianca. Allora, siccome lei minacciava di dar di matto, fu mandato Robert, come dire, a calmarla, e talmente la calmò che ci andò insieme lui e si mise insieme lui. Evidentemente doveva anche essere piacevole stare con lei, perché evidentemente, visto che ci sono andati tutti e due più di una volta. Quando anche Robert, si arriva verso il 62, quando lei è morta, quando anche Robert a un certo punto comincia a non poterne più perché lei continuava a insistere, voleva essere riconosciuta alla Casa Bianca, tutte le volte che chiamava al Ministero di Giustizia le tagliavano. Allora pare che lei abbia confessato a un amico, non so se un parrucchiere, qualcuno dice: adesso basta, mi sono stufata, adesso racconto tutto, chiamerò una conferenza stampa e racconterò tutta la storia vera. È chiaro che negli anni 60 non può venire, anche se tutti bene o male l'avevano capito, ma ufficialmente non si può ammettere che il presidente degli Stati Uniti va a letto con la bionda platino di Hollywood, eccetera, perché era l'immagine della famiglia cattolica, fra l'altro, Kennedy, primo presidente cattolico in America, sarebbe stata distrutta. Quindi era una cosa che andava assolutamente contenuta. Addirittura nel giorno in cui morì Marilyn,
ci sono le testimonianze di poliziotti di Los Angeles, Marilyn morì o fu uccisa, meglio, a Los Angeles, ci sono testimonianze di poliziotti che nel pomeriggio videro, seppero che era arrivato da San Francisco con un elicottero privato in segreto Robert Kennedy, il quale rimase a Los Angeles alcune ore. Andò a trovarla, cercò di calmarla per l'ultima volta, cercando di farle capire che non poteva continuare a piantare casino, che doveva star buona. Lei evidentemente avrà dato fuori di matto pensando di poter fare chissà cosa, e pare che quando Kennedy Robert se n'è andato da casa sua, 3 ore dopo sono arrivati quelli dei servizi segreti. Alle 3 di notte la cameriera ha fatto la telefonata dicendo che Marilyn si era suicidata. L'hanno suicidata, ecco. È Vediamo. un caso anche lì, ripeto, di misterioso c'è poco, cioè se la studi un attimo capisci che è andata così e non poteva che andare così. Giusto per dover di cronaca, in realtà trovano tutti i tuoi documentari, tutto spiegato benissimo perché ogni cosa andrebbe iper mega approfondita, e fra l'altro invito tutti ad andare anche su luogocomune.net perché ci sono tutti i documentari che lo vanno a spiegare bene. Ma noi un excursus su quello che è stato l'omicidio, con tutte le farloccherie venute poi fuori, e poi spiegheremo anche il nome, ma un rapido excursus di quello che è accaduto realmente con quell'immagine che è nell'immaginario un po' di tutto il mondo, quella Cadillac scoperta e quelle immagini tremende. Facciamolo, riusciamo a fare un riassunto di quello che è realmente accaduto, e così ripassiamo velocemente, poi i vari debunker possono dire quello che vogliono, ma almeno lo ripassiamo velocemente insieme. Allora, secondo non solo le mie ricerche, io ho fatto la sintesi di ricerche fatte da altri in realtà. Se volete sapere quello che molto probabilmente accade a Dallas quel pomeriggio, cercate su YouTube un video mio che si chiama L'uomo che uccise Kennedy. Ed è in realtà la confessione fisica, cioè fatta in video, dell'uomo che sostiene di aver sparato il colpo mortale alla testa di Kennedy dalla famosa collinetta erbosa. Cioè, mentre tutti fantasticano di questo uomo che sparò dalla collinetta, il colpo frontale dalla collinetta erbosa, c'è l'uomo che gli ha sparato, ha confessato. Il problema qual è? Che quando i produttori americani di questo documentario riuscirono a risalire a quest'uomo e riuscirono a ottenere l'intervista, pensavano di avere colpito di aver fatto bingo, di aver vinto $1 miliardo, perché avevano in mano l'intervista dell'uomo che uccise Kennedy. Cominciarono ad andare alle varie televisioni per cercare di venderlo e nessuno vuole comprarlo. Cioè, la verità sul caso Kennedy non si può dire, anche lì è come la storia di Marilyn, tutti lo sanno che Kennedy andava con Marilyn, ma non potrà mai entrare ufficialmente nei libri di storia. E così non si può dire ufficialmente che la CIA e la mafia insieme hanno ucciso il presidente americano. Tutti l'hanno capito ormai. Il 90% degli americani, o il 95% addirittura ormai, è convinto che Oswald non c'entri niente, che sia stato il solito, quello che hanno messo di mezzo, il colpevole, come si chiama, il capro espiatorio. Però ufficialmente nei libri non può. Quindi quando fecero questa intervista a questo personaggio, che è quello che racconta di aver sparato, non la vollero comprare. L'intervista è rimasta in internet, chiunque la vuole la trova, io l'ho trovata e ho costruito sopra un mio documentario, L'uomo che uccise Kennedy, facendo vedere che tutto quello che racconta quest'uomo è assolutamente preciso e corrisponde a delle corrispondenze precise con testimonianze di altri, quindi non è un mitomane. Era costui, racconta lui nell'intervista, ve la sintetizzo, tanto il finale lo sapete già, lui muore, quindi non è che vi rovino, non vi faccio lo spoiler di quello che è successo a Dallas. Lui era questo signore che si chiama James Files, nel 63 aveva 20 anni, lui era già un tiratore scelto perché era stato fra gli addestratori di quelli che poi sarebbero andati alla Baia dei Porci. Era stato in Laos a fare la guerra a 18 anni, quindi era bravissimo con le armi, ed era la guardia del corpo di Chuck Nicoletti. Chuck Nicoletti era il braccio destro di Sam Giancana a Chicago, quindi l'ordine di far fuori definitivamente Kennedy parte da Chicago. Chuck Nicoletti, capo della cupola di Chicago, Sam Giancana, capo della cupola di Chicago, prende Chuck Nicoletti, il suo braccio destro, e dice: l'uomo deve morire. Chuck Nicoletti parte con i suoi uomini, fra cui il ragazzino aveva 20 anni, allora James Rice, e vanno a Dallas. Arrivano a Dallas all'alba, presto. I due tiratori scelti, quelli che avrebbero dovuto uccidere Kennedy, andarono ad appostarsi non nel famoso edificio, il Book Depository, lì dove c'era Oswald che lavorava e dove sarebbe stato fatto cadere il capro espiatorio, nell'edificio di fianco, in modo che i colpi potessero arrivare completamente da dietro.
E James Files racconta nell'intervista che il mio capo, Chuck Nicoletti, mi disse: noi spariamo da dietro, deve essere un colpo alla testa, tu mettiti da davanti, dalla collinetta, ma non sparare, aspetta. Se tu vedi che lo colpiamo noi alla testa, tu non fare niente. Se per caso non riusciamo a prenderlo noi da dietro, allora hai un colpo a disposizione. Ed ecco perché tu hai i colpi da dietro che arrivano, Kennedy che si porta le mani alla gola a un certo punto con il secondo colpo che gli arriva da dietro, poi c'è quella pausa infinita nella quale non succede niente, la macchina va avanti e poi vedi il colpo da davanti con la testa che va indietro. E infatti l'uomo James Files, nella famosa intervista che io ho messo nel documentario, appunto nel video L'uomo che uccise Kennedy, racconta lui per filo e per segno quello che vedeva nel mirino. Dice: ho visto che la macchina che ha fatto la curva venivano avanti, capivo che Kennedy era colpito ma non era colpito alla testa, ho aspettato fino all'ultimo momento utile, poi ho capito che se fosse andata avanti ancora la macchina Jacqueline sarebbe entrata nella linea di tiro, perché Jacqueline Kennedy era accanto a John, al presidente, quindi lui doveva sparare quando erano ancora disassati per non rischiare di prendere lei. Ho aspettato l'ultimo momento valido e ho sparato. E lì c'è tutta la spiegazione di quello che è successo. Però dicevo, questi sono gli esecutori materiali, ma la vera parte interessante è il collegamento che c'è dietro fra mafia e CIA. E infatti tu scopri che questo James Files aveva lo stesso handler è il termine che si usa per l'agente della CIA che ti controlla, che ti dice cosa devi fare, aveva lo stesso handler di Oswald, cioè lo stesso uomo della CIA, adesso non mi ricordo come si chiamava, adesso forse mi viene in mente il nome, controllava, cioè diceva cosa doveva fare sia a Oswald, che era un agente della CIA, che era destinato a fare il capo espiatorio, sia a Files, che era quello che invece avrebbe dovuto fare l'operazione vera di omicidio. Quindi controllava contemporaneamente il vero assassino e l'uomo che avrebbe dovuto prendere la sua colpa. Poi di film ce ne sono tanti, c'è proprio tutto il film su Kennedy, ma anche vari film su alcuni cecchini che vengono un po' così assoldati per fare la guardia, che poi in realtà vengono usati come capro espiatorio. Insomma, questa trama è ricorrente in numerosi film. Bin Laden è il classico capo espiatorio. Bin Laden era un uomo della CIA, messo su dalla CIA negli anni '80 per andare a guidare le truppe di Mujahideen finanziate dagli americani per cacciare i russi, i sovietici allora si chiamavano, dall'Afghanistan. Era un uomo al solito della CIA, anche questo è riconosciuto ormai storicamente, non è più un mistero. Lo stesso uomo che loro hanno utilizzato per 20 anni e che a un certo punto non gli serve più, diventa il perfetto capro espiatorio per l'11 settembre. È un classico. Un altro è Sirhan Sirhan, quello che avrebbe il palestinese che teoricamente avrebbe ucciso Robert Kennedy 6 anni dopo all'Hotel Ambassador. Anche lui invece è risultato essere una vittima di un'operazione dove lui è stato proprio messo lì apposta per poi potergli dare la colpa e per quindi potessero farla franca i veri colpevoli che hanno ucciso Robert Kennedy. Fra l'altro hanno anche poca fantasia perché in queste modalità quello che insospettisce è la velocità con cui hanno subito il colpevole, i documenti, il movente, tutto. Guarda, allora a Kennedy hanno sparato alle 12:30 circa, alle 35 mi sembra, del venerdì. All'1:05, all'1:10, mezz'ora dopo circa, viene dichiarato morto. All'1:30 hanno già arrestato il colpevole, che non era a casa sua aspettare che lo arrestassero, era andato in giro per la città, perché ovviamente cosa fai dopo che hai ucciso un presidente? Non è che vai a casa tua, vai a guardare la televisione come tutti, no? La versione ufficiale ci racconta che Oswald, dopo aver ucciso il presidente, va a casa, ma non si ferma lì a guardare la TV come tutti quelli che stavano guardando la TV in quel momento. No, prende una pistola, se la mette in tasca, esce, un poliziotto lo ferma e gli dice: scusi, lei dove va? Mi dia i documenti. Questo tira fuori la pistola e lo ammazza. Allora Oswald viene catturato non per aver ucciso Kennedy, perché non potevano sapere che era stato lui, no? Hanno dovuto fargli uccidere un altro poliziotto per poi poter dire ma tu però assomigli a quello che avevano avviato, allora sei tu il colpevole, eccetera, eccetera. Per cui è tutta anche lì tutta una macchinazione per arrestare il colpevole in fretta. Perché va arrestato in fretta il colpevole? Perché nel momento in cui tu dai un colpevole subito al pubblico, la gente smette di ragionare. L'hanno preso, era lui, adesso vabbè ci spiegheranno che era lui, comunista, pro-casto, tutte bugie costruite ovviamente, era in realtà un uomo della CIA, ma il colpevole una volta dato in pasto ai giornali smette la curiosità nella gente, idem con Bin Laden.
Io mi ricordo l'11 settembre, io vivevo a Los Angeles in quel momento, no? Mi ha svegliato un mattino un amico alle 7 del mattino, corri, corri, guarda la tele, erano le 10 a New York, ho fatto in tempo ancora a vedere la prima torre che crollava. Mi ricordo che poi, ovviamente, sono rimasto incollato al televisore tutto il giorno. Mi ricordo che dopo 3-4 ore comincia a uscire il nome di Bin Laden. Pare che sia stato Bin Laden, ci sono dei sospetti su Bin Laden. Io mi dicevo, come fanno a sapere? Non sanno neanche chi c'era su quegli aerei. Noi abbiamo visto degli aerei che sbattono contro le torri, non abbiamo neanche fatto in tempo a sapere, se abbiamo saputo dopo che aerei erano perché non sono mai più atterrati, ma dopo un bel po'. E già dopo 3-4 ore circolava il nome di Bin Laden. Entro sera, per questo meccanismo strano che poi le news si nutrono una con l'altra, no? Lo dice la ABC, allora lo riprende la CNN lo dice, allora lo riprende la CBS lo prende, lo dice. Alla fine è diventata la verità. Alle 6 di sera dell'11 settembre sapevano tutti già che il colpevole era Bin Laden. E, come dici tu, questa è la velocità che stupisce. Fate finta almeno per 2 giorni di indagare, no? Assolutamente no, perché lì se no partono tutti i possibili ragionamenti. E poi, come si può evitare che un capo espiatorio dica di essere capo espiatorio? Lo si fa fuori subito. Quindi, piazza Lo pulita. si fa fuori subito come Oswald, il quale non ha mai avuto possibilità di andare in processo a parlare e non gliel'avrebbero mai data. Anche lì vai a vedere solamente la giustificazione con cui Jack Ruby uccide Oswald è ridicola. Tu pensa a un proprietario di casinò, Jack Ruby, quello che uccide Oswald 2 giorni dopo, era un proprietario di striptease di casinò a Las Vegas, cioè una figura che cosa gliene poteva fregare a lui. Ha detto che ha ucciso Jack Ruby ha ucciso Oswald perché voleva evitare a Jacqueline il dolore di dover assistere a un processo nel quale l'assassino di suo marito testimonia ufficialmente. Cioè, su quelle cose che ma scoppia a ridere ancora prima che ha finito di dirle. Ecco, questa giustamente dici tu, il cosa va subito fatto fuori. Nel caso di Bin Laden non è stato fatto fuori subito, anche perché sapevano che Bin Laden stava già morendo. Bin Laden la sera del 10 settembre, mentre tutti pensano che fosse nella caverna in Afghanistan a organizzare gli attentati in collegamento, è stato ricoverato d'urgenza dai servizi segreti, questo è raccontato dalla CBS americana, è stato ricoverato d'urgenza dai servizi segreti pakistani, ISI, si chiamano ISI, che gli salvarono la vita perché stava già morendo di suo per una crisi renale. Lui viveva in dialisi già da tempo ed era condannato a vivere ancora molto poco, ma avevano bisogno di lui vivo il mattino dopo per dargli la colpa. Non poteva morire il 10 sera, quando l'11 mattina era previsto l'attentato alle Torri Gemelle, del quale poi gli avrebbero dato la colpa. E quindi lo salvarono con un intervento di emergenza i servizi segreti pakistani su richiesta della CIA, ovviamente. Salvateci l'uomo perché ci serve vivo per poi potergli dare la colpa. Pensa che paradosso assoluto. Fantastico. E poi, come sempre accade, nonostante nel giro poi di quella che è distanza di sicurezza, perché poi dopo 10, 20, 30, 40 anni i responsabili ormai sono morti e quindi anche laddove, quando senza apparente preoccupazioni di vendetta qualcuno vuole dire la verità, voglia confessare, voglia andare ad indagare, comunque la verità non interessa più a nessuno. Ecco, e anche ancora nelle versioni ufficiali c'è raccontata un'altra storia. Sì, non interessa o comunque la si accetta, diciamo, a livello popolare, ma non a livello dei libri di storia. Ecco, come ti dicevo, ormai in America non c'è più nessuno che creda alla storia di Oswald. Fanno fatto dei sondaggi ultimamente, all'ultimo anniversario, credo che addirittura il 95% degli americani dica no, non è stato Oswald, è stato un complotto. Quindi diciamo, tutti lo sappiamo, perché il 95% è tutti praticamente, lo sappiamo. Però ufficialmente non si può dire, perché ufficialmente l'istituzione non può essere sgualcita da questa immagine brutta. Quindi istituzionalmente non si può dire. Quello che succede quindi nel corso del tempo non è tanto che la verità non interessa più appurare la verità storica perché nel frattempo quella viene fuori da sola. Anche l'11 settembre ormai con il lavoro che abbiamo fatto tutti noi. Per chi vuole capire cosa è successo l'11 settembre, il lavoro di indagine è stato fatto, i documenti ci sono tutti, ci sono i miei documentari, ci sono quegli altre 20 persone che valgono altrettanto, dove trovi tutte le prove che vuoi, che sono stati gli americani stessi a farselo. Per cui a livello popolare, volendo, c'è già questa verità, ma nei libri di storia non troverai mai. Al massimo troverai una dicitura che dice c'è anche chi sostiene che Oswald fosse solamente un capo espiatorio, però c'è anche chi sostiene
ma non ci sono prove, ti diranno in proposito. Quindi è così, le istituzioni devono proteggersi, ufficialmente non lo ammetteranno mai. E a chi mi chiede, ma come mai tu alle volte vai a indagare anche nella storia contemporanea? Perché alle volte bisogna allontanarsi un pochettino per capire alcune dinamiche che poi vengono riproposte anche nella storia italiana, questa fantomatica trattativa, anche che in Italia tanto riusciamo a vedere o sentire, ma che poi poco si concretizza, ma poi anche la situazione attuale americana, perché abbiamo parlato, quindi serve anche a capire la figura di un presidente come può essere sotto scacco, come chi può comandare realmente, e arriviamo anche agli Stati Uniti di Trump e agli Stati Uniti di Biden, perché secondo me per capire bene l'attualità alle volte come un quadro ti allontani un attimo e capisci che uno può, alle volte mi viene contestata, ma figurati se, e allora uno si allontana un attimo, guarda la storia recentissima, perché non siamo andati nel 2000 avanti Cristo, vede alcune dinamiche e poi queste persone tendono a essere un po' ripetitive, può cambiare qualche elemento, ma questa Le ritualità, dinamiche, questo modus operandi è lo stesso. le dinamiche sono sempre le stesse. A proposito di quelli che, ma figurati che, permettimi di dire una cosa a tutti quelli che in un qualunque momento della vita dicono, ma figuriamoci se. Io, Massimo Mazzucco, complottista per ormai con 4 medaglie al petto, diciamo, bollato e riconosciuto da per tutti, quando per la prima volta, verso il novembre del 2001, cominciavo a navigare in internet e vidi il primo sito che suggeriva che le Torri Gemelle fossero state buttate giù dagli stessi americani, dissi esattamente così, ma figuriamoci se, ho detto, ma chi è sto scemo? Figuriamoci se gli americani si farebbero mai da soli una cosa del genere. Questo è il ragionamento che ho fatto anch'io. Quindi, quando vi viene da dire figuriamoci, ma figuriamoci se, è normalissimo, perché ci viene presentata un'ipotesi che non combacia con quello che crediamo noi. Quindi quando l'ipotesi si chiama dissonanza cognitiva, quando l'ipotesi che ci viene presentata stona e non rimbomba, non riscuote, non trova riscontro con quello che sappiamo noi, la scartiamo a priori. Un po' come la storia degli UFO, no? Figuriamoci se esistono gli UFO adesso. Perché la natura umana, per sua necessità, si difende cercando di conservare le certezze che ha. È un fatto naturale, è un fatto naturale. Ognuno di noi vuole crescere e cresce man mano che costruisce delle certezze, sulle quali costruisce le altre certezze. Se per esempio la certezza che la democrazia americana e gli Stati Uniti d'America siano un faro per la democrazia nel mondo, se questa certezza è una di quelle che stanno alla base della nostra piramide del credere, se tu togli quella di sotto, viene giù tutto. E quindi istintivamente una persona dice no, io non posso togliere questo pezzo enorme della mia conoscenza, perché sennò mi crolla tutto. Quindi quando vi viene da dirvi, figuriamoci se, il mio consiglio è fermatevi un attimo, calcolate che è possibile che sia una fesseria quella che state sentendo, ma è anche possibile che siate voi che la bloccate come fesseria, perché se no il doverla ammettere come vera vi obbligherebbe a cambiare praticamente tutto l'arredamento mentale. E siccome cambiare tutto l'arredamento mentale è una fatica, allora molte persone lo respingono. Quindi poi sta la scelta di ciascuno e infatti io lì ho fatto la mia scelta. Dopo aver avuto la reazione iniziale ho avuto la scelta, approfondisco o mando al diavolo. Io incuriosito da certi meccanismi ho voluto approfondire e quando apri quella porta poi non la chiudi più. Però è comprensibile il ma figuriamoci che, quindi non va assolutamente demonizzato chi risponde così, perché è una reazione umana della natura umana, è normalissimo reagire così inizialmente. Poi però appunto qualcuno delle porte le apre, qualcuno un ragionamento lo porta e mette quel famoso semino in cui in qualcuno sboccia subito, in altri magari arriva quando arriva, ma prima o poi sboccerà qualcosa. Ecco, mettere il semino del dubbio. Non solo, ma sì, il semino sì, ma poi appunto ripeto, il semino non è altro che offrire un'opportunità ad altri di valutare l'opzione alternativa. Cioè io quando presento un mio film non dico mai ti voglio convincere, quando facevo le proiezioni, per esempio in sala, no? Andavo a presentare il film dell'11 settembre. Dicevo io non sono qui a convincervi, non voglio, non mi illudo di convincervi. Spero al massimo e massimo risultato di farvi venire il seme del dubbio. Ecco perché i miei film sono sempre fatti in forma di domanda. Io non faccio mai nei miei documentari, non faccio affermazioni definitive. Io non dico mai nel mio film non siamo andati sulla Luna.
Dico, scusate, se siamo andati sulla Luna, come mai questo e quest'altro non tornano? E ti lascio lì il dubbio. Dopodiché ciascuno sceglie se andare a cercare la risposta a quelle domande per vedere se c'è oppure no. E quindi con un giochino per capire magari il presente, perché poi insieme al figuriamoci se arriva anche il ma chi ha vissuto quella situazione e come ha fatto a non capirla. E quindi allontanandosi un minimo teniamo anche la mente aperta affinché magari fra 10-20 anni anche quello che stiamo vivendo ora, in questo presente, c'è qualcuno che può dire ma come hanno fatto a non capire che, puntini puntini. Insomma, serve a Stavo capire per anche il dirtelo presente. io. Stavo per dirtelo io. Dico, vedrai fra 20 anni quando diremo come abbiamo fatto a non capire quello che stavano facendo con il Covid. Purtroppo, soprattutto quando si usa la paura come strumento per muovere in qualche direzione l'umanità, la paura blocca la capacità di ragionare e quindi la capacità di ragionare è rimandata al dopo. Adesso purtroppo l'80-90% della gente è in preda alla paura, d'altronde è comprensibile, senti ogni giorno i bollettini, morti, i contagiati, gli ambulati, le terapie intensive, ogni giorno, la persona normale che non ha gli strumenti per difendersi da questo bombardamento è giustificato che abbia paura. Finché non sarà finita non si potrà cominciare a ragionare, per cui in questo momento vincono loro. Però cominciate un po' a pensare anche un domani, fra 10, 20, 30 anni, un po' il discorso di Braveheart, quando i vostri nipoti e i figli grandi, per chi li avrà avuti, chiederanno ma tu in quel momento cosa facevi, cosa hai fatto per, qual era il tuo pensiero, ecco, magari uno potrebbe dire pure il dubbio ce l'avrei avuto, quindi una sorta di onestà intellettuale nel poter dire io nel mio piccolo qualcosa ho fatto per far aprire gli occhietti a qualcuno, ecco, quindi un po' una Guarda, sorta di... ognuno di noi, diciamo noi che ci agitiamo in questo territorio strano che si chiama libera informazione, ognuno di noi in qualche modo cerca di fare il suo. È chiaro che non puoi andare a violentare la gente, cioè non puoi prendere uno per forza e dire adesso io o ti convinci oppure le prendi. Non è che per ogni processo interiore ci vuole il suo tempo e quindi io man mano che incontro le persone, quando mi capita di chiacchierare, tanto per iniziare non inizio mai io. Io quando incontro una persona che non conosco, dicono di cosa si occupi? Dico, di occupo, non so, di storie controverse, di complotti tipo 11 settembre e aspetto. Se lui mi chiede qualcosa, mi dice per esempio, ma ho saputo che lì forse la storia non è andata come dicono, allora va benissimo e mi rendo disponibile. Ma se lui dice, cagate di complottisti, va benissimo, cagate di complottisti, non c'è problema. Ci vediamo alla fine del viaggio, quando siamo arrivati a Roma o a Torino. Grazie mille, e anzi in chiusura ricordiamo dove possono trovare tutti gli approfondimenti su quanto detto e dove ti possono seguire e vedere i documentari di cui hai parlato. Sì, ho fatto su luogocomune.net è il mio sito, dove pubblico tutto quello che faccio e dove c'è ancora invalida l'offerta di Natale di tutta la collezione dei miei DVD a 19 euro. Quindi se mi permette di fare un attimo la Vanna Marchi, se volete avere il cofanetto completo è molto interessante per chi si occupa di queste cose, è ancora in offerta con i prezzi di Natale. E io ti ringrazio con lo stesso abbraccio con cui ho cominciato la puntata perché ti consideriamo un amico e apprezziamo anche il fatto che nonostante tutto trovi sempre il tempo per venire ogni tanto a trovarci e raccontarci cose super interessanti. Va bene, alla prossima, grazie mille. Grazie a Massimo, grazie perché ci avete scelto, mi raccomando seguite tutte le nostre puntate, anche precedenti, un filo che le unisce comune c'è sempre, gruppo Telegram, pagina Telegram, Facebook, YouTube, WhatsApp, insomma siamo su tutti i social possibili, immaginabili, andiamo in sigla, appuntamento alla prossima puntata.